Arigato! Konnichiwa! Non so cosa significhi, ma mi fido del mio cameraman. Siamo in Giappone? No, non siamo in Giappone, ma oltre alla cucina tedesca adoro anche la cultura giapponese, cinese, asiatica e mi piacciono anche i vestiti, quindi ne ho indossato uno grazie a questo video. Cosa andremo a fare oggi? A grande richiesta su Instagram i ravioli cinesi che andrò a fare con 2 ripieni di verdure. Solo verdure questa volta ed è una preparazione molto semplice. C'è poi l'arte del piegare e del chiudere il raviolo che poi pian piano ognuno può fare a modo proprio. E quindi siete curiosi? Allora venite con me in cucina. Iniziamo con l'impasto che è molto semplice, a base di farina e acqua. Utilizzeremo della farina zero e dell'acqua calda, non bollente ma calda. E un po' di sale, se volete aggiungerlo, io non l'ho aggiunto in questo caso. Lo lavoro per un po' e dopo lo sposto su una spianatoia, così è più semplice da impastare. Il risultato sarà un bel impasto morbido che lasceremo riposare per circa mezz'oretta in un contenitore chiuso, così non si asciuga. Ora ci dedichiamo ai 2 ripieni completamente vegetali che utilizzeremo per il ripieno. Nel primo caso utilizzo della carota grattugiata, del cavolo bianco tagliato fine e la verdura cinese, diciamo il pak choi, visto che ce l'avevo, lo utilizzo. Ho deciso di passare le verdure in acqua calda per 2 funzioni. Una, per far sì che le verdure diventino più morbide senza friggerle in padella, e la seconda è che così si elimina tutta l'acqua in eccesso, cosa che permetterà al nostro ripieno di essere più compatto. E dopo qualche minuto scoliamo il tutto e voilà, il nostro primo ripieno pronto da condire. Un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di aceto balsamico o crema di balsamico, quello che avete. Olio di sesamo, qui potete anche abbondare un po'. Aggiungo un po' di erba cipollina e col sale io sono stata un po' attenta, nel senso che la soia è già salata, quindi lì dovete un po' assaggiare e andare a sentimento. E ora passiamo al secondo ripieno con germogli di soia, kimchi e cavolo rosso. Stesso procedimento come prima, mettiamo un attimo le verdure in acqua calda così che perdano liquido e che siano più morbide. Ho usato il kimchi, questo cavolo cinese fermentato, ma potete anche usare la carota. Amalgamiamo il tutto condendo come prima e vi ricordo che gli ingredienti esatti sono in descrizione cliccando sul titolo del video.
Riprendiamo il nostro impasto, che nel frattempo è diventato bello morbido, come potete vedere, e anche molto facile da lavorare. Il primo metodo per ricavare i nostri dischetti è utilizzando un coppapasta. Come vedete ho messo sotto un tappetino in silicone, così che non si rischia che la pasta si attacchi alla superficie. Ed ecco 3 modi per chiudere i nostri ravioli. Per chi magari all'inizio consiglierei di mettere meno ripieno, che rende il tutto un po' più facile. Secondo metodo per creare i nostri dischetti sembrerebbe più macchinoso e invece secondo me è molto più veloce rispetto all'uso del coppapasta, perché con il coppapasta resta comunque dell'impasto in più che va poi reimpastato e steso nuovamente. Quindi io preferisco personalmente questo metodo. Ci aiutiamo con un po' di farina, con le nostre dita e con il mattarello per creare i nostri dischi. Stavolta uniamo le parti di pasta al centro, sistemiamo il ripieno e poi chiudiamo in questo modo, come quasi piegando dei lembi di pasta e poi fissiamo bene, nel senso chiudiamo bene, in modo che non fuoriesca nulla. Eccoli i nostri primi ravioli. Io li ho adagiati inizialmente su un canovaccio cosparso di farina di semola, ma adesso li trasferisco su una teglia. Potete usare la carta da forno, io uso il tappetino in silicone, anche qui un po' di farina, e così li posso tenere fino alla sera ricoperti in modo che non si asciughino e poi pronti per la cottura.
Terza variante per chiudere i nostri ravioli, questa volta con l'altro ripieno. Partiamo dall'estremità, cioè facciamo quello che abbiamo fatto prima, partendo però dall'estremità e continuando così fino ad arrivare all'altro estremo. Guardate, non è bellissimo? Ci vuole un po' di pratica, pian piano si diventa sempre più bravi, ve lo assicuro. Ed ecco, andiamo alla cottura. La prima variante è quella in pentola con l'acqua semplicemente e qualche minuto, non di più, si gonfieranno tantissimo così. Seconda modalità, la cottura a vapore in padella, quindi prenderanno anche un po' di colore aggiungendo dell'acqua e un po' di olio. E poi c'è chi fa gli scherzetti in cucina. Anche qui dopo qualche minuto sono così, un po' croccantini e buonissimi. Come salsa di accompagnamento mescoliamo della salsa di soia, del balsamico e visto che a noi piace il piccante aggiungiamo anche quello. E poi si mangia!